Naviganti dell'hobby, bentornati sul canale. Allora, facciamo una pausa da HeroQuest, Warhammer, eccetera, eccetera. Torniamo sulla pittura delle miniature, perché in ogni caso è quello che ci interessa poi quando andiamo a colorare. E oggi andiamo a vedere uno strumento che ha perfezionato la Redgrass, che produce la cosa più importante che ha sempre fatto è la wet palette, che non so se sì, ce l'ho qua, guardate, questa è una delle prime che sono state fatte in assoluto, quindi praticamente la wet palette è un modo per mantenere umido sempre il colore, in modo tale che quando colorate è sempre molto ben diluito. Ma oltre a questo ha fatto l'holder. Ci sono vari tipi di holder, se andate nell'archivio passato del mio canale, nei tutorial e anche nelle recensioni vedete una puntata dove faccio vedere la differenza fra vari tipi di supporti per miniature. Chiaramente non sono necessari per dipingere, però sono uno di quei strumenti che vi dà, diciamo, la possibilità di migliorare tantissimo la esperienza che fate quando dipingete. Quindi subito dopo la sigla vi faccio vedere il nuovo holder della Redgrass, o meglio il solito holder con un perfezionamento. A tra poco. Eccoci qua ragazzi, allora questo è il classico holder che ha fatto ancora diversi anni fa la Redgrass. Come vedete sono due pezzi di plastica sostanzialmente, abbastanza pesato sul fondo e che ha praticamente questo perno che serve a mettere vari cap. Poi sul fondo c'è un magnete all'interno che su questi praticamente dischi che avete permette di magnetizzarlo e quindi non far cadere l'holder. Ci sono vari dischi che vi mandano quando lo comprate, ve ne danno almeno 3 mi sembra, e potete anche comprarli comunque della 3M per esempio a molto meno su Amazon, appaccate proprio, quindi basta semplicemente avere qualcosa dove fermarlo quando non state dipingendo in modo tale che la miniatura non cada. Vi faccio vedere quindi com'era il primo cap. Questo era il cap che aveva prodotto nel Kickstarter la Redgrass. Sostanzialmente si attacca in questo modo e poi, che voi lo teniate con la sinistra o con la destra, avete praticamente la impugnatura che è ambidestra e potete praticamente girare il cap senza muovere, e quindi quando voi andate a dipingere, ecco che dipingete la miniatura in questo modo. Poi che la miniatura abbia sotto un po' di solco o no, su questa base che è tipo un milliput che vi forniscono direttamente loro all'acquisto, voi potete agganciare la miniatura e come vedete non si stacca più, e poi potete girarla mentre dipingete. Quindi voi andate a dipingere e una volta che avete finito una parte potete girare e girare e girare, eccetera eccetera. Ok, allora questo era l'holder della Redgrass fino a quando diciamo non hanno fatto il nuovo Kickstarter qualche mese fa. Poi vedete, quando avete finito di dipingere potete rimodellare verso l'alto in modo tale che quando premete avete di nuovo l'effetto che serve per tenere la miniatura appiccicata. Adesso vi faccio vedere invece il nuovo holder, che è questo. Hanno fatto praticamente una modifica per riuscire a rendere ancora più diciamo ergonomico l'holder e dargli la possibilità di non solo afferrarlo in questo modo, vedete, che prima non si poteva fare, quindi per chi va meglio in questo modo qua, chi come me lo tiene sempre qua sotto ma non va a salire sulla miniatura per sbaglio, perché con questo, tra le altre vi faccio vedere, c'era anche un nuovo milliput che è quello grigio, quindi potete scegliere grigio o arancione, con questo potete sempre andare a sbattere sulla miniatura. Invece in questo modo hanno eliminato questo rischio, questo problema. Il milliput alla fine è sempre lo stesso e ci sono altre due cose che potete fare con questo nuovo disco, che è praticamente mettere, e ve li forniscono loro all'acquisto, dei cap di sughero
che attaccate praticamente con un adesivo che trovate sotto. Il cap di sughero serve a essere puntellato con un filo di ferro e vi permette di dipingere per esempio le miniature smontate, quindi attaccate con un filo di colla magari la parte del braccio che poi andrà a inserirsi nella spalla, per dire, e il braccio, e quindi ha un filo di ferro, lo infilate nel sughero e dipingete il braccio praticamente senza doverlo praticamente tenere con le dita, quindi molto comodo. L'altra cosa che in questo caso io non ho, perché ho fatto praticamente 3 dischi che mi hanno fornito, uno col sughero che mi serve e uno con un colore, uno con l'altro, perché mi avanzava il milliput di uno e dell'altro. Ma la terza possibilità è prendere uno di questi dischi magnetici e attaccarlo qui sopra. Rimane attaccato esattamente della stessa misura, e sicuramente non è un caso, e praticamente in questo modo voi potete attaccare al cap qualsiasi cosa di magnetizzato. Questo è un magnete, quindi se voi usate un magnete sotto la miniatura, e molti di voi lo fanno per esempio per trasportare le miniature, ecco che avete la possibilità di attaccarlo al cap e di tenere la miniatura attaccata con il magnete piuttosto che con il milliput. Questo è quanto. Loro ovviamente vi forniscono un nuovo intero praticamente supporto, quindi un'impugnatura nuova, vi forniscono 3-4 cap in questo caso, e vi forniscono una bustina con 4 sugheri che potete utilizzare e anche il milliput, quindi voi potete decidere con quale andare avanti meglio. Tale altre, diciamo che il prezzo nel Kickstarter era veramente basso e forse lo trovate ancora neanche 5-6 euro. Se andate sul sito della Redgrass sicuramente tra poco usciranno fuori, ma non costa sicuramente una cosa assurda, e devo dire la verità, io da quando dipingo con questo tipo di sistema non ho più cambiato praticamente metodo. La cosa molto buona, vedete, quando ne avete per esempio 2, ma soprattutto quando avete tanti cap, tra l'altro ora si attaccano perché sono magnetici, quando praticamente avete tanti cap, guardate io per esempio quanti ne uso, più ne avete in realtà meglio è quando fate un'unità, perché voi mettete una miniatura per ogni cap e praticamente quando avete l'esigenza di cambiare semplicemente la miniatura la lasciate lì a fare magari un'asciugatura di un colore, e lo stesso colore lo iniziate a mettere sulla nuova miniatura, dopodiché staccate, lasciate lì la seconda miniatura e passate alla terza, andate avanti così. In questo caso per esempio io ne ho 5, 6, 7, 8, 9, 10, e quindi in questo caso, al di là di questo che è un po' particolare per me, io posso dipingere 9 miniature in contemporanea dello stesso colore, sapendo che dopodiché per passare alla prossima sarà sufficiente riattaccare il suo cap dove è supportata. Ok ragazzi, io vi faccio un breve recap, trovate il link ovviamente, ma ve lo ripeto nel recap, sotto il mio video, e quindi praticamente sotto nelle spiegazioni avete il link per andare sul sito della Redgrass. A tra poco. Quindi ragazzi, ora che avete visto quante possibilità ci sono con un singolo holder per poter semplicemente migliorare l'esperienza di pittura della vostra miniatura, vi lascio semplicemente sotto il canale il link per poter andare sul sito della Redgrass e prendere questo piuttosto che procurarvi un altro holder. Ce ne sono di vari tipi, di varie aziende, tra cui anche la Games Workshop, e quindi vi consiglio di provarlo, perché effettivamente una volta che provate a dipingere con l'holder difficilmente tornate indietro a dipingere di nuovo con la mano, perché nella basetta fa tremare, diciamo, la miniatura, non riuscite a girarla come volete, eccetera eccetera, quindi migliora sicuramente l'esperienza di pittura delle miniature. Ci vediamo alla prossima puntata, ciao ragazzi.